Buongiorno a tutti da Bruno Pepi. Oggi vi parlo dell'invasione dell'Ucraina. L'invasione russa dell'Ucraina del 2022 è l'offensiva militare iniziata dalle forze armate della Federazione Russa il 24 febbraio 2022, invadendo il territorio ucraino e segnando così una brusca escalation della crisi russo-ucraina in corso dal 2014. La guerra ha provocato la maggiore crisi per l'accoglienza di rifugiati in Europa dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale. L'intervento armato è stato preceduto da un prolungato ammassamento militare russo iniziato nella primavera 2021, motivato dal presidente russo Vladimir Putin sulla base del timore di un'adesione dell'Ucraina alla NATO e seguito da esercitazioni militari. Pochi giorni prima dell'invasione la Russia ha riconosciuto l'indipendenza di due stati autoproclamatisi nella regione del Donbass all'interno dei confini dell'Ucraina, la Repubblica Popolare di Donetsk e la Repubblica Popolare di Lugansk. E il 21 febbraio, in violazione del memorandum di Budapest sulle garanzie di sicurezza dell'Ucraina, vi ha inviato le proprie forze armate a presidiarne il territorio. L'indomani il Consiglio della Federazione ha autorizzato all'unanimità il presidente Vladimir Putin a usare la forza militare per fuori confine. Numerosi avvertimenti su un'imminente invasione erano già stati diramati dai media a partire dall'ottobre 2021, ma gli alti funzionari russi avevano costantemente negato di starla pianificando. Cause: la guerra scoppiata fra Russia e Ucraina ha le sue radici in una lunga crisi diplomatica e militare fra i due paesi. Secondo Kissinger, la situazione geografica della Russia, senza confini naturali eccetto l'Artico e l'Oceano Pacifico, le ha permesso di sviluppare per molti secoli una politica estera consistente nell'espandere lo Stato in ogni direzione, come fu descritta da Afanasi Ordynashkonchyn, ministro di Alessio I. Questa ha alimentato negli anni la volontà di riguadagnare la sfera di influenza persa con lo scioglimento dell'Unione Sovietica e di assicurarsi posizioni strategiche come la Crimea, che affaccia sul Mar Nero. La rivoluzione ucraina del 2014, conclusasi il 23 febbraio con la fuga a Sebastopoli di Viktor Yanukovych e la sua esautorazione e il conseguente passaggio da un esecutivo filorusso a un filo occidentale, aveva determinato due fatti fondamentali: l'avvicinamento dell'Ucraina ai paesi occidentali UE e NATO tramite una sempre più stretta cooperazione militare, come l'adesione all'OEP Program nel 2020, che ha esasperato la sindrome di accerchiamento della Russia, e a partire dal 28 febbraio l'occupazione militare della Crimea, inizialmente con forze non identificate, e la veloce annessione della penisola alla Russia, a cui seguì il 6 aprile la secessione armata della regione del Donbass e dei numerosi scontri nella Ucraina orientale fra le comunità russofone e ucraine. I contrasti più gravi sono avvenuti il 2 maggio nella città di Odessa tra i filorussi, gruppi nazionalisti ucraini appartenenti al partito Pravy Sektor e nazionalisti legati anche ai gruppi ultras del Metalist, e culminati nell'incendio alla casa dei sindacati con la morte di 42 persone tra militanti filorussi e presenti nell'edificio. Ammassamento forze russe. Il conflitto è iniziato con un grande ammassamento militare, inizialmente nella primavera 2021 e poi da ottobre 2021 a febbraio 2022. Durante questo secondo periodo la Russia ha inoltrato richieste agli Stati Uniti e alla NATO, avanzando due progetti di trattati che contenevano richieste per quelle che definiva garanzie di sicurezza, tra cui una promessa legalmente vincolante che l'Ucraina non avrebbe mai aderito alla NATO, nonché una riduzione delle truppe e dei mezzi della NATO stanziati nell'Europa orientale, e ha minacciato una risposta militare non specificata se l'Alleanza Atlantica avesse continuato a puntare su una linea che definiva aggressiva. Accuse russe. Da tempo la Russia denunciava i supposti tentativi del governo ucraino di mettere in atto processi per l'assimilazione forzata della minoranza russa. Nell'aprile 2014, dopo l'annessione alla Crimea, venne vietata l'importazione in Ucraina di film russi prodotti dopo gennaio 2014 e di quei film post-1991 in cui i soldati russi erano positivamente rappresentati, e nell'agosto venne proibita l'importazione di 38 libri e
compilata una lista di persone, cantanti, attori russi, estesa nel settembre a blogger e giornalisti anche di altre nazionalità, a cui è stato vietato l'ingresso nel paese causa la loro posizione verso la guerra del Donbass. Nel giugno fu anche messa fuori legge la simbologia nazista e comunista e migliorato il sostegno ai movimenti LGBT e identità di genere. Nel 2019 il Parlamento ucraino ha approvato una legge che toglieva al russo lo status di lingua di Stato. Il giorno precedente l'approvazione di tale legge, il presidente Putin ha approvato la semplificazione delle procedure per l'ottenimento del passaporto russo da parte dei residenti ucraini nelle regioni secessioniste del bacino del Donetsk, dove è in corso una guerra dal 2014. Nelle settimane precedenti l'invasione, Vladimir Putin si è più volte spinto a dichiarare che, in particolare nella regione del Donbass, i russofoni erano vittime di una discriminazione che assumeva sempre più la forma del genocidio. Tali dichiarazioni non trovavano conferma nei report delle organizzazioni internazionali, tra le quali l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani, la missione speciale di osservazione dell'OSCE in Ucraina e il Consiglio d'Europa nei fact-checking dei principali organi di stampa. Le affermazioni di Putin sul genocidio dei russofoni non hanno trovato credito neanche nelle cancellerie occidentali, venendo addirittura ritenute dagli Stati Uniti una falsità riprovevole, pretestuosamente agitata per preparare l'invasione dell'Ucraina. Il 21 febbraio, in un discorso televisivo dalle forti tinte nazionalistiche, Putin ha dichiarato che la società ucraina fosse neonazista e che pertanto la Russia si era posta l'obiettivo di smilitarizzare e denazificare il paese. In realtà nelle elezioni parlamentari del 2019 i partiti di destra ultranazionalisti non sono riusciti a conquistare nessun seggio nel Parlamento ucraino. Secondo le testate giornalistiche occidentali, la denuncia russa della politica nazista in atto in Ucraina è infondata e falsa. Guerra, primi scontri. I combattimenti nel Donbass sono aumentati in modo significativo il 17 febbraio 2022, mentre il numero giornaliero di attacchi nelle prime 6 settimane del 2022 era variato da 2 a 5. L'esercito ucraino ha riportato 60 attacchi il 17 febbraio. I media statali russi hanno anche riferito di oltre 20 attacchi di artiglieria a posizioni secessioniste lo stesso giorno. Il governo ucraino ha accusato i secessionisti russofoni di aver bombardato asili nido a Staya Luganska usando l'artiglieria, ferendo 3 civili. Il giorno successivo la Repubblica Popolare di Donetsk e la Repubblica Popolare di Lugansk hanno ordinato l'evacuazione obbligatoria dei civili dalle rispettive capitali, il cui completamento avrebbe però richiesto alcuni mesi. I media ucraini hanno riportato un forte aumento dei bombardamenti di artiglieria da parte di militanti a guida russa nel Donbass come tentativi di provocare l'esercito ucraino. Escalation 21-23 febbraio. Il 15 febbraio la Duma aveva approvato una risoluzione richiedente al presidente Putin il riconoscimento delle repubbliche secessioniste di Donetsk e Lugansk. La risoluzione proposta dal Partito Comunista della Federazione Russa era stata approvata con 351 voti favorevoli, 16 contrari, 14 parlamentari di Nuova Gente e 2 su 325 Russia Unita e un astenuto, mentre 82 deputati non avevano partecipato al voto. Il 21 febbraio successivo Putin ha quindi riconosciuto formalmente l'indipendenza delle due repubbliche e ordinato l'invio di truppe, comprese le forze meccanizzate nel Donbass, annunciando l'avvio di una missione di mantenimento della pace. Nello stesso giorno il Servizio di Sicurezza Federale russo FSB ha dichiarato che i bombardamenti ucraini avevano distrutto una struttura di confine dell'FSB a 150 metri dal confine tra Russia e Ucraina nell'oblast di Rostov. Inoltre il distretto militare meridionale russo ha denunciato l'incursione di 5 serbatoi ucraini, annunciandone l'uccisione presso il villaggio di Mitinkinskaya, oblast di Rostov, e la distruzione dei loro veicoli da combattimento di fanteria. Il ministro degli esteri ucraino Dmytro Kuleba ha smentito entrambi gli incidenti, definendoli false flag. Più tardi, sempre il 21 febbraio, diversi media indipendenti hanno confermato che le forze russe stavano entrando nel Donbass.
Questo intervento militare è stato condannato dal Consiglio di sicurezza dell'ONU. Il 23 febbraio il Parlamento ucraino ha proclamato lo stato di emergenza nazionale di 30 giorni, entrato in vigore a mezzanotte, con esclusione dei territori occupati nel Donbass, e ha ordinato la mobilitazione di tutti i riservisti delle forze armate ucraine. Lo stesso giorno la Russia ha iniziato a evacuare la sua ambasciata a Kiev. I siti web del Parlamento e del governo ucraino, insieme ai siti web bancari, sono stati colpiti da attacchi di DDoS. Il 24 febbraio 2022, in un discorso alla nazione, Vladimir Putin ha ribadito l'accusa agli Stati Uniti e all'Occidente di perseguire l'espansione aggressiva della NATO fino ai confini della Russia. Questa tesi è considerata un argomento essenziale di sicurezza geostrategica della Russia, che da tempo percepiva un senso di accerchiamento e ridimensionamento dei propri spazi a seguito della caduta dell'Unione Sovietica. Nelle settimane precedenti all'attacco, la Russia aveva richiesto garanzie scritte di un non allargamento della NATO in Ucraina, senza tuttavia raggiungere alcuna forma di accordo. La Russia nel febbraio 2022 deteneva la presidenza del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite con Vasily Nebenzia. Nelle prime ore del 24 febbraio il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha tenuto un discorso televisivo rivolgendosi ai cittadini russi in lingua russa e supplicandoli di evitare la guerra, unendosi in questo modo all'appello del segretario generale dell'ONU Antonio Guterres, che aveva dichiarato: date una possibilità alla pace. Invasione. All'alba del 24 febbraio Putin ha annunciato un'operazione militare speciale nell'Ucraina orientale finalizzata a garantire la sicurezza dei cittadini russi e minacciando che i paesi che fossero intervenuti avrebbero fronteggiato conseguenze mai viste prima. La dichiarazione è stata immediatamente seguita da attacchi aerei e missilistici verso obiettivi strategici che hanno colpito la località in tutta l'Ucraina, inclusa la capitale Kiev e i posti di frontiera ucraini con Russia e Bielorussia. 2 ore dopo le forze di terra russe sono entrate nel paese. Durante le prime 24 ore del conflitto la Russia ha effettuato contro l'Ucraina 160 lanci di missili balistici e da crociera e 75 incursioni aeree.